Hai bisogno di qualche tecnica di respirazione? Oggi te ne racconto alcune con Demon Slayer. Se già conosci i miei video, avrai visto che qualche settimana fa ho già fatto un video su Demon Slayer e le tecniche di respirazione. Ti ho parlato delle tecniche di respirazione di Tanjiro, di Inosuke e di Zenitsu. Oggi invece ci spostiamo sui pilastri. Prima però facciamo un passo indietro. Il video dell'altra volta si è concluso parlandoti della respirazione del sole, della respirazione ancestrale. Questo perché le basi sono importantissime, da lì derivano tutte le tecniche di respirazione. Questo significa che anche se le tecniche di respirazione specifiche ti possono dare un grandissimo contributo nella tua vita, sarà la respirazione diaframmatica, la respirazione di base che tu usi ogni giorno, tutto il giorno, che farà la grandissima differenza. Insomma, quella devi prendere l'abitudine di usarla sempre, di renderla automatica. Poi, detto questo, possiamo spostarci sulle tecniche di respirazione specifiche per ogni situazione. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderti nuovi video, perché qui parleremo sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Oggi sto tornando a parlarti di tecniche di respirazione perché il video di Demon Slayer dell'altra volta ha suscitato la curiosità di Alice. E Alice in particolare era interessata ad approfondire la respirazione degli insetti. Quindi partiamo da qua. Quindi il primo pilastro di cui ti parlo è Shinobu Kocho, appunto l'utilizzatrice della respirazione degli insetti. La sua tecnica di respirazione è davvero molto particolare perché discende dalla respirazione del sole che a sua volta deriva dalla respirazione dell'acqua. Shinobu sembra tanto dolce e innocente quanto inquietante. Lei, essendo piccolina e minutina, punta tutto sull'agilità, sulla velocità d'attacco. Ma la vera particolarità della sua tecnica è che, a differenza di tutti gli altri, lei non decapita i demoni, ma li ferisce e li avvelena imitando le punture di insetto. Questa tecnica è davvero sorprendente, sia dal nostro punto di vista, sia dal punto di vista dei demoni, perché abbiamo visto tutti quanto sono forti e resistenti, e sembra assurdo che delle piccole punture possano fare un danno così grande da distruggerli. Questo metodo di distruzione mi ricorda un po' quello dello stress. Infatti spesso si crede che siano i grandi eventi a danneggiare una persona, cioè che ti debba succedere proprio qualcosa di brutto per giustificare un tuo burnout o un tuo esaurimento nervoso. Ma lo stress raramente funziona in questo modo nel nostro mondo. Infatti, mentre fino a poche centinaia d'anni fa l'uomo era stressato da eventi fisici, come ad esempio un predatore che sta per attaccarti, un animale che vuole sbranarti, insomma, nel nostro mondo moderno sono più gli eventi mentali ripetuti a stressarci. Ad esempio, quando il tuo capo spinge su di te perché vuole che tu sia più produttivo, o quando ti ritrovi bloccato nel traffico e sei in ansia perché stai arrivando tardi ad un appuntamento importante, e cose del genere. Tutti questi eventi, il nostro corpo e la nostra mente li vive proprio come se ci fosse un animale selvatico che sta per attaccarti. Per noi internamente è la stessa identica cosa. La differenza è che noi viviamo queste situazioni molto più frequentemente rispetto a quanto in passato gli animali attaccavano l'uomo. E oltretutto non possiamo scappare. Ecco cosa vive un demone quando incontra Shinobu. Vede un meraviglioso sciame di farfalle e pensa di potersela cavare tranquillamente. Poi una farfalla gli si appoggia addosso e inietta una piccolissima dose di veleno. E il demone più di tanto non se la caga e pensa di poter tranquillamente vincere. Fino a che, ad un certo punto, l'intero sciame gli si appoggia addosso ed ogni singola farfalla inietta questa piccola dose di veleno e questo distrugge il demone. E così si manifesta un crollo nervoso a partire da piccoli eventi. E quindi respiriamoci su. Per la respirazione degli insetti voglio lasciarti appunto una tecnica di respirazione che funziona molto bene contro lo stress, momenti di ansia e agitazione. È molto semplice, semplicemente inspira per 5 secondi associando una forte contrazione muscolare, che può essere lo stringere i pugni, oppure anche contrarre tutto il corpo. Poi espira totalmente per almeno 5 secondi, rilassando il tuo intero corpo. Immagina di lasciare andare tutte le tensioni e scioglierti. O se vogliamo poeticamente richiamare Shinobu, immagina di liberare dalla tua bocca uno sciame di farfalle, tante piccole farfalle che prelevano il veleno dal tuo corpo e se lo portano via. Che dici? Sono stata poetica? Beh, continuando sul filone poetico, ci spostiamo alla prossima tecnica di respirazione. Parliamo di un'altra ragazza dolce e carina che però nasconde una grandissima forza.
ossia Mitsuri Kanroji, e la sua tecnica della respirazione dell'amore. La tecnica di Mitsuri si basa appunto sull'emozione dell'amore, che è un'emozione che mostra tantissimo nella puntata in cui si incontra con i pilastri per decidere il destino di Nezuko. Lei sembra veramente dolce e tenera, lo manifesta veramente tanto. La respirazione dell'amore deriva dalla respirazione del fuoco e Mitsuri la utilizza grazie alla sua katana lunga e flessibile. È incredibilmente agile ed elastica, ma anche molto forte. E la particolarità di Mitsuri è proprio questa sua grande espressione di sentimenti unita ad un corpo molto prestante. Saprai bene che corpo e mente sono molto legati. Se soffre uno, soffre anche l'altro. Il fatto che siano legati però non significa che siano in armonia. Prima di continuare quindi ti parlo un po' del nostro cuore e in particolare dell'HRV, ossia della variabilità della frequenza cardiaca. In sostanza il nostro cuore non è propriamente un metronomo. Quando noi sentiamo di avere un battito regolare, in realtà non è propriamente così. Ci sono delle piccole variazioni di distanza tra un battito e l'altro. E questa è una cosa positiva. Questa variabilità è indice di benessere e di giovinezza. Infatti, quando siamo giovani e prestanti, la nostra variabilità cardiaca aumenta, mentre quando invecchiamo, quando adottiamo uno stile di vita sedentario e poco sano, la nostra variabilità si abbassa. Chiaramente anche i nostri sentimenti e le nostre emozioni hanno un'influenza sull'HRV, ossia su questa variabilità cardiaca. Infatti, se proviamo emozioni gratificanti, se proviamo amore, se proviamo emozioni positive, la nostra variabilità migliora. Immagina quanto può essere alta la variabilità di Mitsuri. La tecnica che vediamo adesso serve proprio a riportare armonia tra mente e corpo e anche a favorire la variabilità cardiaca. La tecnica potrebbe essere non semplicissima per tutti all'inizio, però se fatta con costanza e con un pochino di pratica diventa comunque molto facile e porta a una migliore qualità del sonno e a una diminuzione dell'affaticamento col tempo. Invece, come effetto immediato, sentirai un po' di concentrazione, di calma vigile, diciamo. Per farlo, prima di tutto, mettiti seduto e inizia a respirare con calma. Prendi confidenza col tuo respiro. Dopodiché, l'obiettivo è di arrivare a fare 5 o 6 respiri al minuto. Quindi, inspira per 5 secondi, gonfiando la pancia, e poi espira per altri 5 secondi. Fai in modo che il distacco tra ispirazione ed espirazione e viceversa sia abbastanza dolce e se ti è possibile respira dal naso. Puoi farlo sia ad occhi chiusi che ad occhi aperti, però magari ad occhi chiusi ti riesce un po' più facile. Oppure, in alternativa, puoi scaricare un'applicazione che ti dia la visibilità di questa respirazione. Di solito ci sono delle applicazioni che appunto ti mostrano una palla che si gonfia e si sgonfia facendoti il conteggio dei secondi. Puoi fare questa respirazione al bisogno, oppure se vuoi ottimizzarne gli effetti potresti provare facendola alla mattina appena sveglio e la sera prima di andare a dormire. E detto questo, arriviamo all'ultima respirazione di oggi, ossia quella di Tengen Uzui, il pilastro della respirazione del suono. Tengen, bello colorato e stiloso, usa appunto la respirazione del suono, che a sua volta deriva dalla respirazione del fulmine. Con le sue katane riesce ad avere una tecnica di combattimento davvero molto versatile. Il suono, come si può intuire, è un elemento molto importante nella sua tecnica e infatti lo usa come base primaria per i suoi combattimenti. In particolare, Tengen converte il movimento dei suoi avversari in suono e segue il ritmo della battaglia. E come abbiamo visto con la respirazione dell'amore e l'HRV, anche per noi seguire un ritmo è molto importante. Il nostro corpo segue i suoi ritmi. Basta pensare a cose basilari come il battito del cuore o la respirazione, ma anche a cose più consce come ad esempio il camminare o fare azioni ripetitive. Noi tendiamo naturalmente a scegliere un ritmo e a seguirlo. Se vogliamo allargare il cerchio, noi scegliamo un ritmo ben specifico anche per le nostre abitudini, le nostre routine, le cose che siamo abituati a fare ogni giorno. E quando per qualche motivo siamo costretti a cambiare i ritmi, ci sentiamo a disagio. Quindi, perché non arrenderci a questa nostra naturale tendenza e iniziare a sfruttarla a nostro vantaggio? Allora, dicevamo che noi seguiamo dei ritmi. E il fatto è che noi tendiamo a seguire dei ritmi in modo inconscio, senza realmente ascoltarci. E invece puoi trarre un grandissimo vantaggio iniziando ad ascoltare i tuoi suoni interiori e iniziando a seguirli. Con questa tecnica di respirazione farai proprio questo. Inizierai ad ascoltare il tuo ritmo interiore e adeguarti ad esso. Inizia a sederti in maniera comoda, ma non stravaccata. E poi inizia con la mano sinistra a sentire i battiti del tuo cuore sul polso destro.
Allora, io non essendo una grandissima esperta di pronto soccorso, il battito del mio cuore sul polso faccio un po' fatica a sentirlo, quindi ho semplificato questa tecnica appoggiandomi una mano al collo. È indifferente quale lato, lo sentirei da entrambi. Ora, ascolta il battito del cuore e sincronizza il tuo respiro adesso. Semplicemente inspira per 3 battiti ed espira per 6 battiti. Tutto qua. Fallo per qualche minuto, ma vedrai che già dal primo minuto inizierai a sentire qualche cambiamento. Questa tecnica di respirazione prima di tutto rallenta il battito cardiaco, diminuisce anche la pressione e ti dà proprio un senso di calma e lucidità. Insomma, ti riporta proprio in contatto con te stesso. Ebbene, anche per oggi è tutto. Se ti è piaciuto il video fammelo sapere nei commenti e se vuoi conoscermi meglio o rimanere in contatto con me, in descrizione trovi il link del mio blog e dei miei social network. Noi ci rivediamo tra 2 settimane, sempre di mercoledì, quindi iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.